Giulio, siamo di nuovo qui con il Technics SL 1310G, che è la versione, se vogliamo, semplificata del 1210G che abbiamo provato circa un annetto fa. Sì. Allora, questo è un giradischi che teoricamente viene dal mondo, praticamente viene dal mondo del DJ, tanto che è il giradischi più copiato che esiste sulla faccia della terra dal punto di vista professionale. Assolutamente sì, Esatto. però con una sostanziale differenza. Laddove il 1210G che avevamo provato lo scorso anno era una versione audiofile di un giradischi da DJ, sì, questo qui fa un ulteriore passaggio in avanti, esatto, e dice: se va in mano a un ascoltatore casalingo che non fa il DJ, tutto sommato gli si può togliere tutta una serie di cose che si ridurrebbero poi a degli orpelli: lo stroboscopio, il controllo della velocità, la regolazione della velocità in avvio e in arresto. Togliamo tutto, lo facciamo costare 1.500 euro di meno e abbiamo fatto contento l'ascoltatore audiofilo. Esatto. È operazione intelligente. Molto intelligente, con qualche lacrimuccia da parte del mia, per esempio, nostalgico, no? Perché io mi ricordo il 1200 normale che aveva lo stroboscopio, che aveva le luci, e io che ero Frizzo DJ, quando ero giovane, Frizzo DJ, però diciamo che dal punto di vista dell'intelligenza dell'operazione, come tu giustamente hai detto, nulla assolutamente da dire. Nulla question. Tra poco, subscribe, campanella, seguiteci perché ci sono cose molto interessanti da dire, giusto? Assolutamente. A tra poco, ciao. Ciao. Allora Giulio, quali sono le differenze tra il 1210G e questo 1300G, a parte il prezzo che ricordiamo essere 3.000 per questo e 4.500 per quell'altro? Io direi che sono buona parte a vista. Noterete immediatamente l'assenza dello stroboscopio con la relativa torretta e la lucina che lo illumina. Una cosa che fondamentalmente a chi ascolta i dischi a casa non serve. Inoltre manca anche, vi ricordate, la regolazione del pitch, cioè quell'aumento, diminuzione di velocità che serviva ad alzare mi pare di ricordare, mezzo semitono in basso o in alto. E poi il braccio. Che nel 1210G è in magnesio e qui invece è in alluminio. In alluminio. Dal punto di vista però della tipologia del braccio, quindi canna S e articolazione su due piani, è uguale, sono uguali anche i cuscinetti ed è uguale l'intelligente sistema di regolazione del VTA attraverso questo collarone che state vedendo in questo momento, con il quale si alza e si abbassa, diciamo, la parte dell'articolazione. Tra l'altro l'anti-skating che è a molla interna a me piace tanto, perché quel contrappesino che hanno tanti bracci mi sta antipatico a me, ecco, questo contrappesino che esce, ma questa è una cosa del tutto personale. Allora, sì, parla tu della testina che abbiamo utilizzato, perché allora, qua abbiamo fatto un'operazione... Esatto, di fino. Chic, esatto. Perché? Perché questa Concorde è nata... Ortofon Concorde è nata all'inizio degli anni 90 per scimmiottare un po' la forma dell'aereo. Del Concorde, che aveva il becco che si piegava in atterraggio e in decollo. Bravissimo. Era inizialmente una testina per audiofili, poi immediatamente è diventata una testina di grande uso per DJ. Perché? Perché ha la mostruosa comodità di non avere il guscio e quindi di poter essere sostituita in un attimo senza nessun problema, tra l'altro evitando non solo la resistenza elettrica dei fili, ma un ulteriore contatto meccanico che è quello della testina col guscio. Certamente. Per chi non lo sapesse, il guscio portatestina, che si chiama shell, conchiglia portatestina, viene attaccata al braccio mediante questo collarino. Quindi c'è il guscio, c'è il collarino, si stringe, poi lo vedete perché sta andando in esatto. Dopodiché la testina però va montata sul guscio e va fissata con due viti all'interno di un'asola che ne permette lo spostamento in avanti o indietro. Quindi questa è una regolazione ulteriore, per cui regolazione in avanti e indietro, regolazione su questo piano, quindi diciamo l'allineamento,
e poi il collegamento dei 4 fili. E quindi questa testina ha avuto un enorme successo nel mercato del professionale, ce ne sono di tutti i colori, di tutti i tipi, di tutti i costi. La Ortofon però ha detto un momento, qualche anno fa o circa un anno fa, torniamo alle origini e facciamo una serie che si chiama Concord Music, che è fatta con lo stesso, con gli stessi colori delle altre linee della Ortofon, quindi si parte dal rosso, bronzo, blu, nero e nero 250° anniversario. Questa è la Black, quindi è il top di gamma prima del 250 Ludwig van Beethoven e ha lo stilo col taglio Shibata. Costa 650 euro e quindi noi abbiamo pensato fosse la scelta migliore da abbinare a questo giradischi piuttosto che andare a cercare Piuttosto che quella che noi abbiamo su quest'altro giradischi che sta qua dietro, che è quella che diciamo viene consigliata come abbinamento. Esattamente. La M2 Red sempre dell'Ortofon. La 2M Red dell'Ortofon, noi abbiamo la Bronze, ma questo braccio può avere tantissime testine, anche MC, può avere testine di tutti i tipi. Noi abbiamo pensato di fare questo abbinamento perché circa 650 euro che costa, va bene con i circa 3.000 euro del giradischi. Economicamente diciamo sono compatibili. Compatibili, esatto. E andiamo allo sventramento che sarà estremamente interessante. Ok? A dopo. A tra poco, ciao. Allora Giulio, ci troviamo di fronte all'SL 1300G e abbiamo già provato il 1210G. Sì. Ok? Allora, vorrei far vedere ai nostri viewers subito questi bellissimi piedini regolabili in altezza dalla eccellente fattura. Eccoli qua. Molto belli. Sì. Scoperchio? Scoperchia. Allora. Lo scoperchiatore. Eccolo qua. Qui vediamo la prima differenza con il 1210G che avevamo provato, perché il 1210G aveva un ulteriore grosso coperchio estremamente pesante in una resina, sembrava una sorta di gomma dura. Esatto, che si chiamava BMG se non mi ricordo male. Adesso sul sito Technics c'è scritto che anche il coperchio di sotto è in BMG, ma per certo i due materiali sono molto diversi come densità. Vediamo la sezione di alimentazione, eccola qui, suntuosa, molto surdimensionata senza dubbio, che arriva fino a qua. Ovviamente questa è la versione, passatemi il termine, semplificata rispetto al 1210G, perché perde la torretta stroboscopica, perde il controllo di velocità. Quindi il telaio in alluminio mi sembra esattamente identico a quello del 1210G, compreso l'importante spessore. Questa è una pressofusione, giusto? Pressofusione, sì. Molto bella, veramente molto bella, fatta davvero bene. Quindi questi invece è il circuito che asserve i tasti di 33, 45 e on standby, eccolo qui, e questo invece è tutto il controller del motore Delta Sigma, che è il nuovo motore implementato in queste nuove versioni del 1200 e che poi vedremo dall'altra parte, perché questo sventramento è di qua ma è anche di là. Torretta del braccio, non la svitiamo che non serve. Come vedete però dai connettori che sto inquadrando adesso e dalla vaschetta IEC che sto inquadrando adesso, in maniera un po' inconsueta per un giradischi porta direttamente la corrente a 220 sul giradischi e i contatti implicano il fatto che i cavi escono da sotto, quindi dal punto di vista proprio della comodità del togli e metti non è il massimo, però è pur vero che non è che è un'operazione che uno fa costantemente tutti i giorni. È vero, e c'è anche da dire che questo è un giradischi un po' più alto, piedini compresi, rispetto a un giradischi normale che è molto basso. Allora, ora i nostri followers ci devono dare il tempo di chiudere, perché lo giriamo e vediamo dall'altra parte. A tra poco. Allora, abbiamo svitato le viti che tengono il piatto. Le viti che tengono il piatto e più questo carterino. Esatto.
qui vediamo il motore nella sua essenza, realizzato davvero molto bene. Questa è una porta per fare le software update, quindi serve solo per chi fa assistenza tecnica. Questo invece è la coppia su 3 posizioni, se non ricordo Sì, male. Senti, vediamo un attimo il VTA qui, perché è una delle peculiarità di questo braccio. Bellissimo, mi è piaciuto tanto. Ok, quindi qua c'è la possibilità di alzare e abbassare il braccio Mediante questa ghiera. mediante questa ghiera, esatto. Oh, ed è anche interessante che sul manuale ti dice: se avete una testina alta X mettetelo a Tot, 2, 3, esatto. se l'avete alta Y mettetelo a quest'alto valore. Esatto. Se non avete l'altezza della testina, regolatevi traguardando in modo tale che la canna del braccio sia parallela alla superficie del disco. Perfetto. Una volta fatta la regolazione si blocca. C'è il lock che sta là dietro. Ok, quindi poi il Anti-skating classico, skating e lift, quindi cose assolutamente classiche. il contrappeso che sta dietro con la sua scala graduata, ma tanto uno usa la bilancina. L'articolazione del braccio, Sì. Eccola qui. eccola qua. Da quello che abbiamo letto, Sì. i cuscinetti e l'articolazione dovrebbero essere gli stessi dell'altro giradischi Esatto. che avevamo provato. Quello Ah. che cambia è la canna. Sì, esatto, che in questo caso è in alluminio, nell'altro caso era in magnesio, ma si vede anche dal colore, quello era più brunito. Sì, sì. E invece questo è il piatto, Il pesantissimo pesantissimo piatto, con del materiale, diciamo, di appesantimento, direi. piatto. Sì, questo è un materiale gommoso. Gommoso. Questo, poi c'è alluminio e poi c'è questo materiale che sembrerebbe rame, ma che non credo sia No, rame. no, non credo proprio. Perde ovviamente la parte Le tacche dello stroboscopica. stroboscopio. Adesso, se tu ti vuoi esibire, Sì, lancio. nel posizionamento utilizzando i buchi, dito, bravo. Poi si fanno corrispondere. Esatto. Oh. E poi si mettono le vitine. Si mettono le vitine No! che vanno messe. Vabbè. Ci siamo scordati il carterino metallico. Ah, Vabbè, salutiamo. Allora andiamo all'ascolto. Mi sono scordato il carterino, ma adesso giuro che lo monto. A tra poco, ciao. Allora, io ci rivedo un po', siamo partiti Sì. di qua, ci rivedo un po' la stessa cifra stilistica del 1210G che avevamo fatto. In effetti la differenza alla fine fra i due è il braccio in magnesio e la base sotto, la doppia base che abbiamo visto nello sventramento, in questo non esserci, e nel 1210G sì. Poi sai, tutte queste cose estetiche, lo stroboscopio, la lucetta non influiscono sul Io suono, non mi no? ricordo, ma il 1210G noi l'avevamo provato con quale testina? Me lo ricordo bene perché noi abbiamo fatto un lavorone lì, perché abbiamo provato con 2 testine, con la la 2M Black 250 LVB e vero. con la Quintet Black. E abbiamo fatto la prova, la differenza fra MM e MC di più o meno di pari costo, facendo anche una differenziazione di suono. Ti ricordi? Abbiamo fatto un grandissimo lavoro quella volta. È vero, è vero. Beh, allora, io dal punto di vista timbrico, stiamo parlando di un setup che è completamente differente, quindi evidentemente non è che posso aver riscontrato grandi analogie, tenuto conto che di uguale c'è rimasto soltanto l'amplificatore, perché sono cambiati i diffusori, è cambiata la testina, quindi dal punto di vista timbrico generale le cose sono piuttosto diverse. Quello che invece non è cambiato, e che però è un punto decisamente a favore di questi giradischi Technics, è il senso di velocità, il senso di prontezza, il senso di brio. Probabilmente è una mia fissazione ed è assolutamente di tipo psicologico. A me il fatto che non ci siano appunto le luci, lo stroboscopio, tutta quanta quella roba là,
mi ha fatto preferire questo giradischi rispetto a quello dell'altra volta, ma così vi metto a parte di una sensazione che se poi la dovessimo andare a giudicare dal punto di vista scientifico probabilmente è solo Non c'è, una sensazione. però questa maggior sobrietà, questa maggiore eleganza, anche se non influisce per niente sul suono, senza dubbio gli conferisce come maggiore autorevolezza rispetto all'altro che sembrava più Fanni, ecco, Sì, passatemi il termine. e autorevole secondo me è il termine giusto per descrivere il suono, che è il suono, secondo me, da grande giradischi. Sì, è veramente un grande giradischi e tra l'altro ci dobbiamo totalmente dimenticare, questo l'avevamo già detto nel 1210, lo ribadisco adesso, il suono del primo 1200, perché io di 1200 primi addirittura ricablati, ce ne ho avuto più di uno, era un giradischi secondo me dal punto di vista del suono piuttosto modesto, era poi affidabile, partiva su, aveva tutta una serie di cose che servivano ai DJ, ma poche cose che servivano all'hi-fi. Mi ricordava molto il classico giradischi degli anni 80-90 giapponese, quindi con pochissima anima. Sì. Invece questi qua sono dei giradischi veramente hi-fi. A tutti gli effetti. Il basso è un basso meraviglioso, particolarmente scolpito, autorevole, materico, quindi è un giradischi che, se per come la vedo io, può tranquillamente stare nella tacca dei giradischi da 5.000 euro e non sfigurare per nulla. No, assolutamente, e devo dire mi è piaciuto il braccio, che è un braccio che obiettivamente, anche se io non amo particolarmente i bracci con la canna S, però è veramente molto ben realizzato. Sì. Era realizzato molto bene anche quello dell'altro giradischi, forse meglio visto che aveva la canna in magnesio, però insomma anche questo, le articolazioni sono eccellenti, non ci sono giochi, non ci sa, diciamo, veramente nulla da dire, nulla da eccepire. E anche qui è stato fatto un lavoro, perché io mi ricordo quando da piccolo, tanti anni fa, ricablavo i primi 1200, quindi smontavo tutto il braccio, smontavo il cablaggio, cambiavo i fili interni e il braccio dei primi 1200 era molto meno rigido e molto meno ben costruito di quanto non sia questo, quindi su questo ci metto la mano sul fuoco. Una nota di merito, nota di plauso, secondo me va alla regolazione del VTA, che è veramente semplice da utilizzare, non è un marchingegno farraginoso, ma veramente si usa proprio con grande semplicità, non c'è bisogno neanche di un attrezzo, si toglie quel lock, quel fermo, quel blocco, e dopodiché agendo su questo collare si alza e si abbassa il braccio e, ripeto, molto intelligentemente il manuale di istruzioni, la Technics, ha specificato le varie posizioni, quindi se avete un fonorivelatore alto tot, mettetelo in posizione X, alto tot un po' di più, in posizione Y. Quindi questo ti dà una garanzia di una regolazione del VTA che normalmente è un po' una scommessa, perché si fa a occhio fondamentalmente, traguardando la canna del braccio rispetto alla superficie del piatto e facendo in modo che siano parallele, ma qui hai un dato numerico per cui è molto più tranquillizzante. Poi, oramai, visto che la trazione diretta si è completamente sdoganata, no? Perché prima l'audiofilo storceva il naso perché la trazione a cinghia, e quindi probabilmente molti dei nostri follower ci chiederanno: cari amici, preferite la trazione a cinghia o la trazione diretta? Io direi che, almeno per quanto mi riguarda, ma credo che Giulio sia d'accordo con me, è una domanda che non ha una risposta, perché sono fondamentalmente due suoni molto molto diversi. Se dovessi scegliere io un giradischi di questa fascia di prezzo, probabilmente, per come piace a me l'ascolto, sceglierei un trazione diretta, perché è molto più veloce, molto più rapido, molto più aggressivo, molto più ritmico di quanto non sia una cinghia. Poi se andiamo su livelli molto più alti e l'asticella sale molto di più, poi la cosa diventa completamente diversa.
Il trazione diretta ha anche il grande vantaggio di non avere la scocciatura della cinghia che che si rovina, che si allenta. Tu cosa ne pensi di questa diatriba, Allora, Giulio? io di questa diatriba devo dire che come tutte le diatribe mi appassiona pochissimo, perché poi è un po' il discorso del chipset del convertitore. Non è un dettaglio che fa il suono, è tutto l'assieme. Quindi ci può essere un eccellente giradischi a cinghia, un pessimo giradischi a cinghia, un eccellente giradischi a trazione diretta, un pessimo giradischi a trazione diretta. Secondo me è tutto l'insieme. Mi viene da dire che se si tratta di giradischi di fascia medio-bassa, preferisco la cinghia perché è molto più semplice da realizzare e quindi c'è più garanzia che il prodotto sia un buon prodotto. Se invece stiamo ragionando di giradischi al prezzo importante come lo è questo Technics, non ho nessuna preclusione nei confronti del trazione diretta. Se poi mi mettete la pistola alla tempia e mi dite sì vabbè ma tu quale ti compreresti, e forse devo fare riferimento al fatto che in tanti anni di ascolti non ho mai avuto un giradischi a trazione diretta, se non a 14 anni il Technics SL 1250, che posso dire senza tema di smentita che faceva letteralmente schifo. Mi piaceva da morire, l'ho già detto, era bellissimo, mi sembrava di possedere l'oggetto più bello del mondo, ma sonicamente quando poi lo sostituì con un Rega Planar 2 c'era un abisso, quindi non era un gran giradischi. Però è anche vero che all'epoca nostra i giradischi, come ho già detto prima, a trazione diretta non suonavano. No, non suonavano. Adesso è l'epoca dei giradischi a trazione diretta che hanno qualcosa di importante da dire, quindi probabilmente se ci trovassimo adesso a 20 anni a dover scegliere un giradischi di questa fascia di prezzo, sì, non lo so se considereremmo certo, no. Tra l'altro forse proprio magari non a 14 anni, a 18 anni, facciamo un po' più avanti, ricordo di un amico che possedeva, e ne andava particolarmente orgoglioso, un micro Seiki, Come no? non mi ricordo che modello, che sosteneva fosse l'ottava meraviglia del mondo e... Ma era telaio perché io quello là solo piatto che è il DQX1000, DDX1000 Sì. ce l'ho avuto, No, mi quello pare che poteva avere 3 bracci. No, mi sembra che questo ci avesse il plinto, però non me lo ricordo come un oggetto da perderci la testa. Ecco, sinceramente il DQX o DDX1000 l'ho venduto qualche anno fa, il suono di quel giradischi secondo me era molto modesto, tanto che c'è qualcuno che ne usa 2 e usa una cinghia per collegare, sì, perché così suona meglio. Però qui siamo a livelli quindi di follia. Comunque, tornando a questo giradischi Technics SL 1300G, del quale ricordiamo il prezzo, che è di 3.000 euro. a me sembra un gran bell'oggetto, ed è un gran bell'oggetto che non sfigura assolutamente in un setup, come dire, audiofilo, quindi con velleità di impianto importante declinato nella direzione audiofila. E con questo credo di aver detto tutto, Sì. sostanzialmente. Dopodiché poi certo giradischi è un'alchimia, è una magia, c'è l'aspetto dell'abbinamento con la testina. Noi adesso abbiamo utilizzato la Concord Black Music e ottenendo un ottimo risultato, però insomma le testine sono talmente tanti possono essere gli abbinamenti. Un braccio ben fatto come questo garantisce l'accoppiamento con una grande quantità di fonorivelatori anche a livello, diciamo, di specifiche tecniche, e quindi non c'è altro che da divertirsi. Costruzione esemplare. Assolutamente esemplare. L'unica cosa che nessuno sa, neanche la Technics, almeno la Technics Italia, è quanto pesa il braccio. Quanti grammi pesa il braccio? Dato non fondamentale si sa. per 12 scegliere grammi, 13 grammi, non si sa la bene. massa del la braccio. massa del braccio non si sa. Chi sa la massa esatta dichiarata dalla
Panasonic, perché poi Technics fa parte del gruppo Panasonic, magari ce lo può scrivere nei commenti, però deve essere un dato certo, perché io ho cercato tantissimo sia per fare la prova del 1210G sia per fare la prova del 1300G, questo anche per andare intorno a considerazioni sulla frequenza di risonanza, non l'ho trovato, l'ho chiesto a Panasonic e in Italia non me l'hanno detto. Se qualcuno lo sa, giusto per curiosità, mi farebbe tanto piacere saperlo, anche perché quello è un dato, come già ha detto Giulio, fondamentale per scoprire se la testina che ci mettete è una testina giusta o meno come accoppiamento e quindi come frequenza di risonanza braccio-testina, giusto Giulio? Ok, e un'ultima cosa vorrei dirla proprio relativamente al suono e relativamente a quello che abbiamo sentito in questo setup, quindi diffusori, amplificatore, stadiofono dell'amplificatore, il giradischi, il cablaggio, la testina, tutto questo insieme di cose, e lo dico perché potrebbe da essere che in un altro sistema con altri diffusori, amplificatori, braccio e magari cambia tutto. Qui a me quello che è piaciuto è la velocità e l'articolazione della gamma bassa. E l'altro giorno ho ascoltato a lungo. Adesso torna. Adesso torno. Questo. Siamo lì. Ops, scusate, siamo qui. Questo disco, che è un trio jazz, vabbè, insomma, è un tipico disco caro all'audiofilo impallinato, però ecco, basso e batteria che sono molto ben registrati, con questo giradischi avevano una presentazione veramente godibile, proprio tirata, energica, ma con tutti i dettagli al posto giusto, insomma un gran bell'andare. Quasi mi verrebbe, scusate, mi è venuto in mente Dire Straits, Technics, Sì. GBL. Bim, Vabbè, sono gusti, sono gusti. Grazie. Subscribe, campanella, social, Twitter, Facebook. Ciao, grazie, ciao. E guardate anche il sito per cortesia, che c'è sempre qualche informazione in più. Ciao. Ciao.